io sono da quella parte perché faccio le domande insieme ai colleghi, ma sono veramente felice di essere da questa parte perché ho ascoltato questo disco, mi piace molto e quindi sono felice di iniziare a moderare questa conferenza stampa nella quale chiaramente potete intervenire quando e come volete. Okay, do you want to very translate? Yeah, of course. And we're just waiting for the questions from everybody. Yeah, I mean, do feel free to ask whatever you want. I'm very easy. If you want to talk about Brexit, no. Okay. Chiedete pure tutto quello che volete, ma magari la Brexit si può anche evitare. Bad joke, sorry, bad joke, really bad joke. È uno scherzo, una battuta. Allora, partiamo da Talking to the Moon, da questo disco da solista, un disco che io trovo molto difficile da classificare, ma questo credo sia un pregio per la ricchezza del disco stesso. So this new album, Talking to the Moon, it's pretty difficult to classify as a genre, maybe. And so, what can you tell us about it? Well, it's an album that I've wanted to make for a long time. Sometimes you just have to make the album you want to make. There are always lots of people around you that say, "Oh, you should do this, and you should do this," and you get pulled and pushed as an artist in lots of different ways. And I felt the need to want to make an album that was for me. And then hopefully the people out there say, "Wow, okay, this is really cool." So I spent a long time recording, re-recording, mixing, remixing, replacing the drums, getting rid of songs, writing new songs, until I was really happy. And at that point I was fine to release it to the world, you know. Allora, il genere fondamentalmente viene fuori dal fatto che lui ha voluto fare un album veramente che gli piacesse, senza pensare troppo in effetti ai generi. Ha buttato giù i demo, ha iniziato a registrarli, poi si è accorto che magari una batteria andava bene, non andava bene, l'ha rifatta. Fondamentalmente la cosa più importante che lui ha fatto è stata di fare un album veramente per se stesso, ed è quello che risulta in Talking to the Moon. E probabilmente questa ricchezza di suoni e di parole dipende anche dal fatto che sulle canzoni ha collaborato con autori anche diversi, infatti se vogliamo li nominiamo, ma li hanno insomma sulla cartella stampa. So that maybe depends also on the fact that you collaborated with a lot of people. By the way, how do you find all the people you collaborate with? Well, I mean, first off, I have a fantastic group of musicians who are friends of mine. I call them the Fabulous TH Band, Tony Hadley Band, and they're superb musicians. But also, I mean, as an artist, you know, work with the best people, the best guitarists, piano players, string section, producer Gary Stevenson and Mick Lister, and also some of the best songwriters as well. You know, my ego is not, you know, I've got to write it, produce it, everything. It's just make an album and work with people that you're happy with. Allora lui mette sicuramente un pochino da parte il suo ego nel momento in cui fa gli album, non è uno che produce, che suona e che fa tutto, preferisce mettersi piuttosto a fianco chi sa fare bene questo lavoro, quindi un ottimo chitarrista, molti sono suoi amici, quindi ottimi musicisti, quindi lui preferisce appunto mettersi un attimino, fare un passo indietro per avere quindi il miglior prodotto possibile, avendo a fianco le persone migliori che lui può trovare. I due nomi fondamentali sono Gary Stevenson Gary Stevenson and Mick Lister. Yeah. Ecco, a proposito di Mick Lister, con lui ha scritto What Am I, che è una ballata assolutamente struggente, parla anche dell'addio insomma agli Spandau Ballet, e però parla di no regret, quindi nessun rimpianto. Okay, so there are no regrets. Well, about the band, and what about the song you wrote about it? I said a long time ago,
I don't believe in regrets. I just wish I hadn't made so many mistakes. It's a very different thing. You can't go through life with regrets. And What Am I is a little bit autobiographical, but it's also, it's a song that could be applied to people from different walks of life. You know, no matter who you are, what you are, your sexuality, religion or whatever, you've got to have some dignity. And you've got to be able to walk tall and be your own person. And that's kind of what it's about. La cosa fondamentale è avere una propria dignità, fondamentalmente nella vita in generale, perché lui dice sì, è vero, la canzone parla di ciò che è successo con gli Spandau Ballet, però dice è un tipo di canzone che il testo può essere adattabile a molte fasi della vita. Lui dice non è tanto una questione di no regrets, ma il fatto che magari sì, vorrebbe non aver fatto determinati sbagli nella vita, ma questa è una cosa molto, è una visione della vita molto ampia. Senti, lui ha un rapporto molto buono, molto forte con l'Italia, il suo tour che parte il 22 giugno coprirà alcune, insomma, delle zone più, anche quella bella provincia, insomma, della nostra Italia. È stato con Arisa al Festival di Sanremo. Se ci racconta allora qualcosa appunto poi cantò con Caparezza, insomma ha evidentemente un rapporto molto buono con la nostra terra. So you have a big connection with our country. You've been in some, not only big cities, but in the countryside, in some places, on the tour. Yeah. You've collaborated with a lot of artists, Caparezza, Arisa, and what about this connection with our country? Well, it's good fun here, isn't it? I mean, I think it's a great country. It's, you know, I mean, in terms of fashion, I mean, most of the suits that I wear are Italian. My shoes are Italian. And also, I mean, just it's a beautiful country in terms of the countryside, but the food, the wine, it's an amazing. And also, people have always been very kind to Spandau Ballet from I'll Fly For You onwards. And they've also been very kind to me. So there's an emotion with the audience. And yeah, you guys are great. So I like coming back. Insomma, ci fa un sacco di complimenti, ovviamente non solo per il cibo, per il vino, anzi prima stavamo parlando di un posto come questo, e dice gli italiani sono sempre stati veramente molto gentili già dai tempi di I'll Fly For You degli Spandau Ballet, sono stati molto gentili sia con gli Spandau Ballet ma anche con lui nella sua carriera solista. Lui dice ho un bellissimo rapporto con il vostro paese, siete molto carini, siete molto gentili, per cui prendiamoci un ringraziamento, ma io direi facciamogli anche un bel applauso per questa I'm not sure about your politics, but there you go. I'm not sure about ours either at the moment. Okay, we're in bad company. We're in the same company. Oh, in the same company, yeah. Ok, ritorniamo un po' al discorso della politica. Dice magari preferisco evitare di parlare di politica del vostro paese, così come preferisce, come dicevamo all'inizio, parlare della politica del loro paese. Siamo un po' messi nella stessa barca un po' tutti quanti. Allora io prima di lasciare la parola ai colleghi, visto che lui ha citato gli Spandau, non ritornerà a suonare con gli Spandau, questo lo premettiamo, lo diciamo così, perché insomma segue questo progetto da solista. Ma secondo te io posso chiedergli comunque un risarcimento della scarpa che persi al Teatro Tenda nel 1900 per entrare per prima vedere gli Spandau? Okay, she wants a kind of refund because she was at the concert. I was there as well, by the way. I didn't see that thing happening, but anyway, she lost a shoe while running to get, I guess, front row at a Spandau Ballet show at Teatro Tenda Lampugnano. I don't know if you remember about that. That was, I guess, the first time you played here. She lost a shoe. Yeah, she lost a shoe. She would like to know if she can have a refund. I'll take you to a shoe shop round the corner. I'll buy you a pair of shoes. I'll buy you a pair of shoes. Andiamo qui dietro l'angolo, c'è un negozio. Oddio, Corso Como, anche bene. It's a good. That's a good area. It's a good choice. Yeah. There's a lot of good shops around here. Yeah. Thank you. Ragazzi, ok, domande. Negli ultimi anni molti gruppi che hanno avuto anche molto successo si sono ispirati alla sua musica, no? Alla musica del suo gruppo,
tutto il sound degli anni 80. E allora mi chiedo, lei dove ha trovato l'ispirazione per questo disco? Okay, too many successful bands nowadays claim they had a sort of inspiration from the 80s and from Spandau Ballet. So where did you find your inspiration for this album? Wow, for this album, in a way, what I kind of did was went back to the bands that took the ideas from the past. I mean, I'm a big fan of, I love the script, Panic at the Disco, Kaiser Chiefs, the Killers, stuff like that. And those bands kind of went and sort of took little ideas, but I find them very exciting. I mean, especially Panic at the Disco. I mean, you know, it's a great singer. He's a super singer, and it's kind of grand, and I kind of like that approach. But I also listen to a lot of modern music. There's a lot of good music out there. Allora, i Panic at the Disco, i Killers, i Kaiser Chiefs sono tutte band da cui lui praticamente trae ispirazione. Poi a loro volta magari queste band hanno tratto ispirazione dai tempi, però lui dice, ad esempio, il cantante dei Panic at the Disco gli piace moltissimo ed è una da quelle band, gli piace proprio il modo di cantare, questa, lui la definisce grandness, questa grandiosità, se vogliamo proprio dargli una parola italiana, quindi ad esempio appunto è una delle band da cui lui trae anche ispirazione. There's also, with songs like Killer Blow, it's kind of a little nod to Muse, Queen. I mean, I'm a massive Queen, Freddie Mercury fan. I knew Freddie and the Boys. So there's little references there. There's some Mike Barson, the David Bowie's piano player. He didn't play on the album, but there's some piano there that's his was the inspiration for that. Ok. È ovviamente un grande fan anche dei grandissimi cantanti del suo periodo, del periodo diciamo degli anni 80, per cui Queen, Freddie Mercury è stato ovviamente un grandissimo, lo conosceva e tutti quanti. E what did you say again about the piano thing? Yeah, I mean Bowie's piano player. Okay, yeah, you know, I think it's on Oblivion, and it's got some very kind of Bowie-esque kind of piano. Okay, cioè Oblivion is the name of the that's the song about alcoholics. Cioè questo brano si chiama Oblivion, dove c'è il pianista di David Bowie, ed è una cosa che lo ha molto affascinato. Cos'è rimasto degli anni 80 in questa musica? What do we have left from the 80s in this music? Me. What do we have left? I mean, what's interesting, I mean, right, the whole world is on there, okay? One of my youngest daughters, Zara, she's 12, she loves music. And whether you like Spotify or streaming or not, what is incredible is that kids are going back and they're checking out Duran, Led Zepp, AC/DC, the Beatles, the Stones, and all the new music, you know, Ariana Grande and Anna Marie and stuff like that. But they're checking out a lot of good stuff, and you know, I think there was some good music from the 80s, and there was some bad music, just as today there's some fantastic bands and there's some pretty crap stuff there as well. But I think, you know, people still go to see 80s bands. What I wanted to do, so I'm going on. What I want to do is, I love singing True Gold, Through the Barricades, I'll Fly for You, brilliant. But I wanted to sing some new songs, and I think that's important as an artist. Otherwise, you're just doing the same all the time. Allora, ovviamente avete capito che tutto il mondo passa da un cellulare oramai, quindi dice mia figlia di 12 anni, she's 12 years old. She's 12, yeah. Mia figlia di 12 anni ovviamente ha Spotify, va a controllare tutte le band di adesso, ma in realtà va anche ad ascoltare band degli anni 80, degli anni 70, per cui possono essere i Duran, gli Spandau, possono essere i Led Zeppelin, quindi si va ancora più indietro. Per cui in realtà c'è un po' un mix di ascolti, materiale di adesso, materiale degli anni 80. Lui dice: a me piace tantissimo quello che facevamo negli anni 80, mi piace tantissimo cantare True Gold, Through the Barricades, però mi piace moltissimo anche cantare la mia musica di adesso, quindi è veramente una sorta di
di balance tra passato e futuro. Ci sono gli anni 80 come c'è presente. Una cosa a livello derby, tra virgolette. Mamma. Com'è finita con i Duran Duran? So we're talking about, we're sort of, I know you like football, by the way. Yeah, I'm an Yeah, Arsenal supporter. Yeah, Europa Cup. Yeah, okay. So it's not a football thing, but it's anyway what we call a derby. What about Duran Duran versus Spandau Ballet? Yeah, I mean, listen, the guys who made all the kind of the rivalry out were you guys, really. We were drinking buddies, and we you know, in San Remo, when Duran and Spandau were there many years ago, it was incredible. We had a fantastic time, and I really love their music. I did a version of Save a Prayer on an album in the past, and Simon Le Bon very kindly did some backing vocals, and I saw Simon at the David Bowie thing about a year or so ago. So the rivalry is more to do with what's been written than actually reality. Allora la rivalità ovviamente era molto più scritta sui giornali, quindi era più una cosa dei media, però erano assolutamente, c'era un bellissimo rapporto tra di loro. Tra virgolette lui ha anche incontrato Simon Le Bon più o meno un annetto fa, perché c'è una sorta di concerto celebrativo della musica di David Bowie dove lui ha partecipato, dove c'era anche Simon Le Bon. Dice eravamo drinking buddies, cioè eravamo amici di pub, se vogliamo metterla così. Amici di pub. I like that one. That's cool. But anyway, you can say drinking buddies in Italy. Yeah, drinking buddies is cool. Prima diceva che non crede nei rimpianti, però inevitabilmente ha fatto degli errori. Quindi volevo chiedergli qual è un errore che ha fatto nella sua carriera. Okay, back to the answer you gave before. You have no regrets, but you would avoid doing some mistakes, if you want to put it like that. Maybe mistakes a big word. What kind of mistakes you're thinking about? Well, there's loads. I mean, everybody makes mistakes. I'm going to be 59 in 2 weeks' time. And we all make mistakes. We make mistakes in relationships. We make mistakes when we trust people. I'm very trusting. I always think everyone's my friend. Amici, you know. And you know, sometimes that's not the case. People are not always as nice as you want them to be. So you know, you just make mistakes. I've made career mistakes. I've made relationship mistakes. That's part of life. But you can't regret it. It's part of the process that makes you who you are. So, yeah. Allora, lui dice, sono stati tanti, ci possono gli errori, come li facciamo un po' tutti nella vita. Errori riguardo al fidarsi delle persone. Lui dice, io sono uno che si fida molto, poi ti accorgi che forse non era il caso di aprirsi così completamente. Compirà 59 anni nel giro di un paio di settimane e dice nella vita ho visto un po' di tutto, gli errori li ho fatti, gli errori che hanno a che fare con i rapporti sentimentali, gli errori che si fanno nel mondo della musica, per cui dice è semplicemente un processo, fa parte della vita, facciamo tutti errori. Prima abbiamo parlato delle date, siccome c'è quella romana che allora le prime saranno con la sua band e invece c'è una cave a Roma con Tony Hadley e Gerardo Di Lella Pop Orchestra, e quindi volevo chiedergli se ci dava qualche dettaglio in più sulla differenza. Okay, you're going to be on tour in June. Yeah. You have a few dates. And the last one is with an orchestra. Is with Geraldo. Yeah. But that's going to be working with orchestras as a singer is the best. It's beautiful. So we're going to do everything's going to be orchestrated. So there'll be some obviously a bit of swing stuff because I like swing. Massive Sinatra, Tony Bennett fan. So there's going to be some songs from the swing era, plus some classics from Spandau. And some songs from the new album as well. So it'll be a kind of little musical journey. So it will be different from the other shows? Yeah, the other shows will be the TH Band, Richie Barrett's over there. Hello, Rich. And that's more kind of like... Yeah. Allora, l'ultima data, allora le prime date saranno un po' classiche con la sua
classiche nel senso standard, cioè con la sua band, di cui abbiamo qui anche il chitarrista, eccolo lì, yeah. E l'ultima invece sarà una data con l'orchestra dove ovviamente amplierà un pochino il panorama del repertorio, farà un po' di brani in versione swing. Lui è un ottimo fan, un grande fan di Tony Bennett. Ci saranno dei momenti più pop, ci saranno dei momenti un po' più classici, per cui dice ovviamente ci saranno le grandi hit degli Spandau Ballet, però l'ultima sarà un pochino più ampia da un punto di vista di generi, perché ovviamente con un'orchestra puoi permetterti di ampliare il panorama e gli arrangiamenti soprattutto. Gli altri invece saranno bam bam. Bam, 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 bam. If I can add to that, I mean, the question I get asked by a lot of journalists is, do you still sing the Spandau classics? Can you? Yes, I can. Yes, I do. Because it's, you know, that's part of my life, as well as the band's. Now, whether I'm in the band or not, regardless, you know, I sang the songs and they mean something to me, as well as the people that are out there in the audience. So I will always sing the classic Spandau stuff, but it's great to be able to say, hey, check this new song out as well. It's just cool. Dice, una delle domande che di solito mi fanno tutti i giornalisti è se ho piacere ovviamente se farò i brani degli Spandau Ballet. Ovviamente fanno parte della sua vita, fanno parte della sua carriera, non li dimenticherà mai, gli farà sempre piacere farli, però mentre li farà dirà anche ehi, ascoltate questo brano nuovo. Gli arrangiamenti saranno pam pam anche per le vecchie hit degli Spandau Ballet. So it will be like pam pam for the old beats. Yeah, well, I mean, the band, I've got a fantastic band. I mean, they are superb musicians, and we could be a bit rocky. It can be a rocky, but there's a lot of subtlety as well. And but we like to. We're not a quite la 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 la. We don't kind of, you know, it's kind of. It's a bit bam bam, yeah. Ok, vabbè, ovviamente questo bam bam non sto a tradurlo perché avete capito, insomma, il mood. Però dice i brani dei You talk about Duran Duran. No, you sang one song from Duran Duran. You sang Save a Prayer. Yeah, I mean, Save a Prayer I did on an album, and we used to do, sometimes we used to do Rio as well. And yeah, good fun. I mean, Okay. I'm a big fan of the band, yeah. Ovviamente i brani degli Spandau Ballet saranno un po' più rocky, comunque avranno un bel beat. Ovviamente, dato la mia confusione parlando di Duran, gli ho detto però tu hai cantato comunque Save a Prayer dei Duran Duran. Lui dice sì, in realtà ho cantato sia Save a Prayer che Rio, ho fatto più volte insomma questo tipo di cose. Prossima domanda. Sì, certo. La Luna è da sempre una grande ispirazione per tantissimi artisti e il titolo del tuo album non a caso è Talking to the Moon, per cui vorrei chiederti cosa hai capito in generale della vita parlando alla Luna, visto che l'hai fatto. Oh, that's a good question. The moon. I've got some of it. All right. Yeah. The moon has always been an inspiration for many artists. Yeah. What did you learn about life talking to the moon? How long have you got? No. We have all the night. I think the thing is, maybe it's something. I mean, I've always been fascinated by space. I mean, I love the fact that we're looking at other planets, and I find that fascinating. So I'm always checking out how we're doing on space travel. And if there was a trip to Mars, I'd go, oh, wow. I don't think my wife would be happy, but I'd like to go there, you know. But yeah, I think as you get older, you're looking for answers. And we still don't know what it's about. We talk about God and stuff, but you know, we want answers because we don't have them in our ordinary life. Life is kind of crazy, and I suppose everybody looks up to the sky at some point and says, "What's it all about? Where are we? Where did we come from?" And it's that kind of thing, really. I have no answers though. I wish it did. Fondamentalmente non ha una vera e propria risposta, se non che ci facciamo sempre un sacco di domande. Lui dice è molto affascinato dallo spazio. You should talk to Richard Branson, by the way. You know? Yeah, well, there was talk about doing, because myself and Kim Wilde, we broke the world record for the highest electric show
in the sky. We think it was 47,000 feet. Yeah. So, as a joke, I did say to some journalists, hey, maybe me and Kim should go out and the space thing and do a live show in space. Allora, chiudo la domanda precedente e poi vi dico perché ho fatto questa interruzione. È molto affascinato ovviamente dallo spazio, dice, ho sentito parlare insomma di questi tentativi di andare a fare del turismo nello spazio e mi piacerebbe andare su Marte o comunque andare in giro, però più che altro il discorso è che tante volte si guarda alla Luna, ci si fanno tante domande sul significato, cosa facciamo qui, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo, per cui diciamo che non c'è una vera e propria risposta, ma la Luna potrebbe essere diciamo uno di quei punti di riferimento a cui fare queste domande, da cui diciamo ti dai tu delle risposte. Io ho interrotto un secondo la tua traduzione perché mi è venuto in mente che Richard Branson, che presumo in molti conosciate, proprietario di Virgin e così via, ha proprio iniziato a fare sta lavorando sta programmando i viaggi sulla Luna, e lui dice, a proposito di questa cosa, io e Kim Wilde vorremmo, è un po' uno scherzo, però diciamo che vorremmo fare un concerto a 47,000 feet, a 47.000 piedi, fare un concerto lì. I've just lied, it's 43. 43. Was it only 43? 40,000. Oh, okay. 43. Only 43. So only 4,000. Oh, okay. Yeah. It's not different. Si è sbagliato, perché lui prima aveva detto 47.000 piedi, in realtà sono 43.000. Quindi. Ci sono voluti 2 anni per produrre l'album, per registrarlo e tutto. Siamo arrivati a questa lista di canzoni. Prima ha detto lui che adesso le nuove generazioni saltano e vanno di canzone in canzone. Lui perché è orgoglioso delle canzoni messe in questo modo, in questo track? Yeah, we're talking about going on Spotify from one track to the other track. So it took something like 2 years for you to make this album. So how did you relate to the fact that nowadays people go track by track, and you were creating a proper track list? Oh, okay, I never thought of that. I didn't. Do you know what? I just went the old-fashioned way, and I just thought, I'm making an album. It starts on number 1, it ends on number 11. And I tried to make the songs flow together, you know, and not think about people downloading one track. So I just did it the old-fashioned way. Quindi alla vecchia maniera, quindi lui ha pensato l'album come ha sempre pensato alla creazione degli album che ha fatto in tutta la sua vita, dal numero 1 alla 11, cercando di dargli una conseguenza logica a seconda del suo gusto, a seconda del suo modo di essere artista, per cui c'è una conseguenza. Non ci ha proprio pensato al fatto che in effetti poi la gente va a cercare track by track, non ha pensato al brano in sé, quindi alla vecchia maniera. Volevo sapere, sicuramente sarà amato molto in Italia anche perché il nostro è un paese dove la voce è importante. Volevo sapere, siccome io lo trovo personalmente migliorato addirittura nel corso degli anni vocalmente, se lui ha un modo per coltivare la sua vocalità, quindi fa degli esercizi, è una domanda proprio veramente... Vabbè, tecnica, ma... Is there a specific training for your voice? I mean, because he's saying that your voice got better and better year by year. You just sing all the time. I think I did train with an opera singer for 2 years, Canadian opera singer Pamela Dodds, and the exercises she taught me I still do to this day. So before I sing, I always ha 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 ha, and all this, that kind of stuff. It's very embarrassing. Anyway, but just sing all the time. It's like, if you stop running for 3 months, it's going to be tough. It's the same thing with the voice. So. Same thing with the voice. So if you stop running for 3 months, so you got to do it all the time. I look at people like, Tony Bennett there is 90, that's fine, 92 I think he is. He's still singing great. Tom Jones, who a very, very nice man, is 75. He still sounds fantastic.
So, as I say to people, I'm not qualified to do anything else, so I might as well just carry on singing. Dice, in realtà non ho nessun'altra qualifica se non quella di cantare, però più che altro per rispondere appunto alla tua domanda è una questione di continuare a fare esercizio. Dice, ci sono persone come Tom Jones e altri cantanti che hanno una certa età e quindi cantano ancora in maniera splendida, ma sicuramente continuare a cantare. Lui ha studiato per 2 anni con una cantante di opera canadese. What's the name again? The opera singer? Oh, the opera singer, Paola Gallo, but she's not around anymore. Okay. But thank you for the compliment, grazie, cheers, thank you. I try. Yeah, listen, I'm not the most technically perfect singer, or there are people that can do things that I can only dream of. But I just have a way of singing and it just sounds like Tony Hadley. Whether you like it or not. You know? You're very modest. Molto modesto, perché dice io non so fare cose che molti cantanti sanno fare, diciamo che sono Tony Hadley, canto così come voi conoscete, però quegli esercizi che gli faceva fare la cantante di opera continua a farli adesso, per cui continua a fare questi esercizi, continua a cantare, ma l'esercizio vero è continuare a cantare. Grazie. Grazie, listen, thank you very much. And of course, Drinking some food. Thank you, grazie, man. Thank you, cheers, thank you. Grazie Cheers. a tutti. Thank you.